Ben ritrovati qui su Radio Rossonera. Milan-Torino finisce 4-1, finisce con una vittoria netta del Milan, la seconda giornata di Serie A, la prima qui a San Siro. Ci ritroviamo per le pagelle, sono le pagelle della gara. Siamo tutti e tre oggi. Beatrice Satti, ciao Bea. Ciao a tutti. Enrico Boiani, ciao anche da parte mia. Direi di partire, anche perché insomma hanno giocato in 11 più tutti i cambi e c'è molto da dire. È stata una partita bella del Milan e quindi mi sembra anche corretto andare via veloci. Mike Maignan, per quanto mi riguarda, è quasi più il voto da difensore che da portiere. Non so cosa ne pensi, Bea. Vuoi dare tu il voto a Mike? Guarda, non è stato molto impegnato, devo dire, questa sera, però Mike è sempre importante, sempre presente anche a livello psicologico, consigli che dà ai compagni, si è fatto trovare pronto quando doveva, sì, ha subito un gol, ma non penso che potesse fare di più, quindi direi un 6,5 a Mike. 6,5 a Mike, che ha avuto anche il merito, direi, di A, riuscire a chiudere la gara nonostante il giramento di testa, B, toccare più palloni forse di ogni nostro centrocampista, e C, non sbagliarli. E quindi direi che il voto è 6,5 assolutamente. Davide Calabria ha fatto una partita onesta, ma me lo prendo io. Davide ha fatto una buona partita, non troppo impegnato, forse anche perché non ha un vero e proprio esterno d'attacco il Toro, ma 2 trequartisti, però partita ordinata, partita da sufficienza ampia. Ma andrei, no, non andiamo in ordine di numero, sennò ci perdiamo. Malik, ciao, vuoi prenderlo tu, Henry? Sì. Allora, meglio rispetto a Bologna, però ancora un pochino impastato in certe situazioni, quindi la sufficienza la prende, non di più. Mi è piaciuto più il suo compagno di reparto stasera. Te che hai il tuo amore. Vuoi dare il tuo voto? Sì, devo dire che Fick l'ho visto un po' più sicuro, viene da un anno difficile in cui si è preso tante critiche e la prima San Siro quindi era per lui importante come per tutti gli altri. Devo dire che sì, sono d'accordo con Harry, l'ho visto molto più sicuro e quindi se a Malik Ciao diamo 6,5 anche per, anzi non anche, 6,5 per Fikayo Tomori. Ho architettato benissimo, così mi è capitato Teo. No, scherzo, non l'ha fatto apposta, però che dire di Teo. Ha fatto un gol che tecnicamente credo che nessuno in Serie A come difensore sappia fare, ma forse perché Teo non è in realtà un difensore, ma nessuno lo sa, nemmeno lui a volte quando sale così tanto. L'abbiamo visto correre tantissimo, si è centrato tantissimo, ha svariato tantissimo in campo, ha fatto una grandissima gara. Si è concesso forse un quarto di voto in meno per l'ennesimo giallo rimediato in più per Henry in più, quindi un più, il mio un meno, però 7 se lo prende in leggerezza proprio. Così come leggera direi è stata la partita di Ruben Loftus-Cheek, che per quanto mi riguarda è l'MVP. Lascio a voi. Harry, vuoi dare tu il voto a Loftus, che so che sei un particolare stimatore? Anch'io. Perché secondo me si è parlato tanto di Reinders, che ha fatto un'altra grande partita, però Ruben io l'ho visto bene fin dai primi giorni e questa sera diciamo che ha ricambiato, no, quelle aspettative che avevo positive su di lui. Per me prende 7,5 perché non solo ha fatto quel tipo di lavoro a centrocampo, ma poi ti confeziona quel gol lì che era molto importante da fare. Direi che è stato il migliore oggi. Io gli do anche 8, 8, e mi dispiace che non si sia preso le copertine che si è preso Reinders, perché Reinders va bene, però povero Loftus, cioè non se l'è filato nessuno, e invece devo dire che è un grandissimo giocatore. Non ho visto una copertina su Loftus, poverino. Vabbè, è una sorta di caramella, la scarteremo piano piano Loftus-Cheek, la mangeremo un po' per volta. A proposito, te beccati questo, Reinders. Che voto gli dai a Tijani? Allora, non per la parte atletica, perché lì è 9,5. È un mezzo fondissimo. Allora, sicuramente l'ho visto meno bene rispetto a Bologna, ma perché è arrivato, penso, senza ossigeno nei polmoni a fine partita. L'ho visto tanto rincorrere, soprattutto lo vedevi da un lato del campo e dopo 20 secondi dal lato opposto, e questo quindi poi al giocatore lo fa un po' perdere in qualità.
quindi è chiaro che rispetto a Bologna l'ho visto con un po' meno qualità. Spero che verrà utilizzato diversamente in altre partite, però direi che il suo 6,5 lo prende. Anche per me insomma, sono un po' di parte, ma va bene, non riesco è meglio che non le dia io i voti a Tijani Reinders, che ho visto fare quell'apertura qui sotto di noi per Davide Calabria dietro le spalle dell'ultimo giocatore della linea, senza forza anche lì, che non vedevo da veramente tantissimo tempo. Eri, ti lascio il microfono per due, ti è rimasto il centrocampo Radi, inamovibile, invendibile, Krunic, e a quel punto ti accolli anche Raffaele. Ah no, pensavo Musa del centrocampo. Ah. Vabbè, Krunic per me ha fatto una buona partita, ma i miei dubbi non sono su Krunic in quella posizione, perché ha dimostrato di poterlo fare, ha forse anche le caratteristiche giuste, o comunque ha imparato a farlo bene, perché lui nasceva come mezzala, e quindi per me è una partita da 6,5. Si è visto poco, ma quando si è visto ha fatto cose comunque importanti. È ovvio, il dubbio è affrontare una stagione di 45, 50, 40, quante saranno partite, tutte con lui. È quello l'unico dubbio che mi resta sulla sua posizione, su di lui in quella posizione di campo. Ecco, Rafael Leao, cosa vi devo dire? Ogni volta, aveva di fronte Scurs e ogni volta andava via, e quando non è andato via comunque prendeva il fallo. Ha fatto pure spegnere le luci adesso, insomma, su Scurs. No, guadagna di fatto tra lui e Giroud 2 rigori, fa quell'assist perché la palla è esattamente tra Teo e Milinkovic-Savic nel gol di Teo. Per me non è ancora al 100% a livello di condizione, qualcosa può migliorare ancora, è un altro bel 7 più pieno. Non prende 7,5 o di più semplicemente perché magari un pochino più di cinismo, però è sempre Rafa, come lo conosciamo. Bea, tieni il microfono, scegli Christian o Olivier? Olivier Giroud. Ci avrei scommesso. Olivier Giroud, che come sempre io inizierò dopo l'estate che ho passato leggendo cose su Olivier Giroud, inizierò ogni volta ogni mio commento su Olivier Giroud dicendo: il palo della luce ha segnato anche oggi, anzi oggi doppietta. Secondo me prima di sostituire Olivier Giroud bisogna pensarci, perché si parla sempre di vice, di attaccante che lo può sostituire, ma per me sostituire un giocatore che ti fa quel lavoro e che comunque ti fa sempre gol o c'entra sempre nei gol non è facile. Questa sera ha fatto doppietta, però per me non si ferma ai gol quello che fa, quindi per me Olivier Giroud 7. Mi è rimasto Christian Pulisic. Tanti parlano della qualità che ha messo in squadra Christian. Io credo che la qualità migliore che stiamo intravedendo in questo momento è quanta intelligenza calcistica ha messo dentro in squadra Pulisic. Cioè mi sembra un giocatore che sappia veramente giocare a calcio. Poi prestazione positiva, prestazione un po' meno, ma quella che mi balza un po' all'occhio non è tanto come tocca la palla, quanto bene magari si fa trovare in area di rigore, se tira da 20-30 metri come col Bologna, ma quanto è bravo a prendere la decisione giusta al momento giusto, cioè quando deve accelerare, quando deve tornare, se si vede chiuso non insiste, fa niente, torna indietro, rigioca, riapre. Insomma, la qualità migliore di Christian è questa, credo. Poi lo vedremo nel resto della stagione. Abbiamo tutti subentrati ancora da fare le pagelle, quindi andiamo via rapidi. Mi prendo Okafor, dai, mi prendo quello forse più in ombra di tutti, quello che credo non arrivi alla sufficienza oggi. Se devo dare l'unica insufficienza la do a lui, un 5,5, niente di che, comunque vittoria 4-1 è difficile bocciare qualcuno, però un po' spento, ha provato un paio di volte ad andare via, è andato a infrangere contro l'avversario. Credo che fisicamente sia quello più indietro di tutti e lo stiamo vedendo, è proprio poco brillante Noah. Lo aspettiamo magari sull'esterno, perché aspettiamo di vedere qualcun altro lì in mezzo, diciamo così. Bea, sì. Tu hai Ciukwueze, Musa, Florenzi e Chier Florenzi. Sì, guarda, Chier e Florenzi penso che non ci sia molto da dire, no? Sono entrati per sostituire due giocatori,
che erano magari un po' stanchi, hanno fatto il loro, non ho visto particolari pericoli quando sono entrati, quindi direi che la sufficienza se la possono prendere. Io mi do il voto a Chukwueze, che credo che sia un giocatore da aspettare in questo momento, avrebbe bisogno secondo me di giocare un po' di più, però per carità, le gerarchie ora come ora sono queste, non penso che vedremo una formazione diversa nelle prossime partite. Sta provando a fare il suo, quello che è ovvio che l'abbiamo visto fare dei dribbling che magari in Spagna gli riuscivano in un altro momento di forma, non ce la posso più fare a parlare, però ecco, credo che sia un giocatore da aspettare, non è il vero Chukwueze quello che stiamo vedendo, quindi per me è 6. Io chiudo allora con Musa dicendo che per essere la prima partita, come ho detto ieri al post, l'ho visto comunque abbastanza esplosivo, rapido. È ovvio che in certe cose ancora è indietro, ma ci mancherebbe altro, però non so se potrà mai scalzare Loftus-Cheek e Reinders quest'anno, ma potrà ritagliarsi un ampio spazio secondo me, perché in certi momenti della gara, con la sua esplosività, la sua corsa e il fisico che ha, può essere anche determinante. Gli do 6 perché ho visto del potenziale, sono contento di averlo visto anche dal vivo la prima volta questa sera. Beh, visto che è passata mezzanotte, se vuoi salutare dicendo buona domenica, visto che siamo già nella domenica, e poi Puoi dirlo adesso. puoi anche dirlo in questo momento. Ovviamente non siamo a San Siro di domenica mattina col buio, ma stiamo registrando sabato. E non è neanche un green screen. E non è neanche il green screen, esatto. Sotto di noi in questo momento passano gli ultimi 2 che sono rimasti a San Siro, oltre a noi. Bea, grazie, buona giornata, buona domenica e ci ritroviamo per le dirette da lunedì. Grazie a voi, buonanotte, buona domenica. No, non buonanotte, sì, buonanotte, però buona domenica, anche perché buonanotte tra domenica e lunedì. Anche perché la domenica è più bella quando il Milan ha vinto e si possono guardare le altre partite. Assolutamente sì, Henry, ciao. Ciao a tutti, buona domenica. Mi dispiace per tutti coloro che stavano godendo in questa settimana senza la mia presenza in radio. Tornerò da lunedì, fidatevi, dispiace più a me che a voi. Ciao.